Signore e signori, appassionati di cinema e curiosi del mondo dello spettacolo, bentornati nel rifugio dove si analizzano i sussurri più rumorosi e i segreti più brillanti, bentornati su Celebrita dalla Turchia. Oggi non sfioriamo semplicemente la superficie di un pettegolezzo, ci tuffiamo in un intreccio che somiglia più a un labirinto emotivo che a un aggiornamento di routine. Prendete fiato, liberate la mente, e preparatevi ad attraversare porte pesanti che si aprono su una storia in cui passione, pericolo e metamorfosi artistica si rincorrono senza tregua. Prima di varcare insieme questa soglia, controllate l'iscrizione al canale, lasciate un like se amate queste immersioni e, se desiderate sostenere la nostra piccola redazione con un gesto concreto, cliccate sul tasto Join per entrare nel cuore della famiglia di Celebrita dalla Turchia. Il vostro sostegno è il carburante della nostra voce. Sul confine tra la televisione europea e il rumoroso universo digitale, qualcosa è accaduto. Un'immagine, una sola, ha frantumato la quiete dei feed e ha scosso la fanbase globale di uno dei talenti turchi più osservati del momento. Chi segue il percorso di Gökberk YLDRM oggi si trova a farsi una domanda ostinata: che cosa sta cercando, davvero, nell'ombra di un set tanto feroce? Sta inseguendo un ruolo da aggiungere alla collezione? Una sfida passeggera per misurare i propri limiti, o stiamo assistendo a un punto di non ritorno, a un varco che trasforma un attore già sorprendente in qualcosa di nuovo, di più assoluto? Questa non è la cronaca di un Chuck andato a buon fine. È l'ingresso in un dedalo dove pulsano intensità viscerale, ferite di battaglia, azione spinta al massimo, tradimenti che bruciano e un amore che sfiora il limite del pericoloso. L'immagine che Gökberk YLDRM ha diffuso dal set del suo nuovo progetto, Butterfly Labyrinth, non ha nulla del finto splendore da red carpet, il volto impastato di sangue scenico, lo sguardo duro, la postura appesantita dalla fatica di chi ha consegnato ogni stilla di energia alla macchina da presa. Eppure, oltre la stanchezza, si legge una decisione incrollabile. È una foto, sì, ma grida come una scena intera. E ci costringe a domandarci: è solo un fotogramma rubato all'azione o il manifesto del nuovo volto della carriera di Gökberk? Man mano che il progetto si avvicina alla chiusura, quella foto ha accesi riflettori e domande. Perché rifiutare la sicurezza di una controfigura? Perché il personaggio di Kaplan indossa tinte così cupe? Perché l'asticella dell'azione sembra alzarsi ancora, e ancora? E poi, sarà questa serie a spingere Gökberk YLDRM su un gradino più alto di notorietà internazionale? Dalla luce abbagliante delle coste spagnole alle strade storiche d'Italia, fino ai mercati vasti degli Stati Uniti, Gökberk è ormai ben oltre la semplice etichetta di attore turco. I suoi percorsi con Sandokan, The Turk e ora l'enigmatico Butterfly Labyrinth compongono una triade: 3 progetti, 3 anime, un dubbio che punge. È una scalata gloriosa o una prova di resistenza al limite? Mentre il calendario di produzione corre, i frammenti che Gökberk ha lasciato scivolare nelle sue Instagram Stories raccontano più di un diario di set ricoperto del rosso di battaglie di finzione, i graffi da scontro coreografato sulla pelle, un'espressione che oscilla tra rabbia e spossatezza. Quelle immagini sono piccoli dossier di un processo estenuante. Testimoniano un attore che allarga il cerchio delle proprie possibilità, trasformando una scena in un'esperienza fisica vera. I segnali dal set sono chiari, qui nessuno ha scelto la via facile. Tornando nei panni dell'ex agente segreto chiamato Kaplan, la tigre del titolo, Gökberk sta consegnando una delle prove fisicamente più impegnative della sua vita. Chi lo osserva lavorare lo sa, la sua etica professionale è spigolosa e sincera. Evita la controfigura, non per vanità, ma per cercare quella verità che si vede sotto pelle. In passato ha spiegato di voler sentire davvero il dolore del personaggio per poterlo comunicare senza filtri. Crede che ogni goccia di sudore, ogni graffio, ogni ferita debba vibrare sullo schermo come autentica, perché autentica lo è stata nel momento in cui è stata girata. E allora eccoci alla domanda successiva: chi è davvero Kaplan? Cosa vuole? Chi disturba? Non è l'eroe simpatico da commedia romantica leggera. È un ex uomo dell'ombra, un agente segnato da dossier chiusi troppo in fretta e da nomi che non si possono pronunciare.
Ha ricevuto la puntura dolce amara del tradimento da chi stringeva la sua stessa sponda, è stato pedina, è stato usato, è stato scartato quando non serviva più. E adesso tutto ciò che era suo, immagine, reputazione, perfino respiro, viene smontato pezzo a pezzo da un avversario che rimane avvolto nella nebbia. C'è poi la formula che i fan hanno imparato a riconoscere, quel filo teso tra romanticismo e suspense che appartiene a Goldberg ma che qui, in Butterfly Labyrinth, si reinventa. L'amore non è una frase sussurrata o uno sguardo tenero oltre un tavolo illuminato da candele. Qui amare significa correre mentre sanguini, significa non cedere neppure quando il mondo ti chiede il conto, significa mettere a rischio tutto per l'altro. Le voci che arrivano dal set raccontano scene sentimentali dense, scure, cariche di elettricità. È il passaggio dall'amante leggero al protettore tragico. Non basta il carisma, servono ferite interiori, servono strappi nel respiro. E su questa corda tesa si muove anche il privato, perché accanto al nome di Gökberk YLDRM batte forte quello di Cemre Arda. Lei è il controcampo silenzioso di questo viaggio, la prova che, al di là dei riflettori, esiste uno sguardo pronto a reggere il peso dei giorni più duri. Non servono dichiarazioni urlate, bastano dettagli, apparizioni fugaci, un messaggio di incoraggiamento che vola all'ora sbagliata, un sorriso catturato di sfuggita fuori dal set. C'è chi giura che il calore tra i due diventi la radice da cui Gökberk attinge per vestire la disperazione lucida di Kaplan. C'è chi mormora di un cameo, di una visita a sorpresa, di una carezza mai fotografata. Il confine tra scena e vita privata non è confuso, è soltanto vicino, come due stanze separate dalla stessa parete sottile. Ma non è solo questione di muscoli e cuore. Butterfly Labyrinth è anche un esame mentale, la prova spagnola. È la prima volta che Gökberk regge un copione intero in lingua spagnola. A Madrid, durante le ultime interviste, ha confessato che all'inizio è stata dura. Un ritmo nuovo, un suono diverso, un pensiero da piegare in un idioma che non era il suo. Ci si è buttato con la ferocia del personaggio, però, limando accento e melodie, cercando la nota che fa vibrare la frase giusta. Pare che alcune scene complesse vengano girate in piano sequenza, e che, anche quando tutto è andato bene, lui chieda di ripetere, fissando l'obiettivo di una precisione linguistica che regga lo sguardo del pubblico più esigente. Dietro le quinte si dice: Gökberk YLDRM non sta solo mirando all'internazionalità, vuole diventare un attore multilingue, capace di attraversare confini come fossero tende leggere. L'acquisto ufficiale della serie da parte di Mediaset è un segnale forte. Butterfly Labyrinth non si fermerà alla Spagna. Dopo la messa in onda spagnola, il viaggio porterà la serie in Italia, dove la stampa già tiene puntati i fari e gli smartphone fischiano di notifiche per ogni nuova foto dal set. Ogni immagine che filtra sui social raccoglie in un lampo migliaia di commenti e condivisioni, creando un'onda che si richiama da sola. A occhio, i fan sembrano concordi su un solo pronostico: questa tigre, questo Kaplan, sarà tra i personaggi più duri e memorabili che Gökberk YLDRM abbia mai incarnato. E qui passiamo a voi, pulsazione viva del nostro canale. Che cosa ne pensate di questa virata cupa? Preferite il Gökberk della leggerezza romantica o non vedete l'ora di guardarlo precipitare in un ruolo ruvido, grondante azione e crepe dell'anima? E già che ci siamo, mentre allarghiamo il nostro perimetro nel firmamento delle star turche, chi vorreste dentro le nostre prossime immersioni? Hande Erçel? Kerem Bürsin? Demet Özdemir? Riempite i commenti di racconti, idee, nomi. Li leggiamo uno a uno. E se volete sostenere direttamente la squadra di Celebrita dalla Turchia, ricordate che il pulsante Join è lì per farvi entrare nel nostro cerchio più stretto. Torniamo al nostro protagonista. Il peso che grava sulle spalle di Gökberk YLDRM è colossale. Deve correre su 3 piste: la promozione di The Turk per Movie Star Plus, le interviste per Sandokan, che nel frattempo fa parlare di sé anche su Netflix negli Stati Uniti, e il ritmo durissimo delle riprese di Butterfly Labyrinth. Una tripla pressione che stenderebbe chiunque. Eppure, sembra che Gökberk abbia imparato a trasformare il piombo in oro. In ogni progetto mostra un volto diverso, un respiro diverso,
una luce diversa. Quando parla di Kaplan, gli occhi cambiano. È come se stesse tenendo a bada una bestia che ruggisce in silenzio. Cemre Arda, nel frattempo, è la bussola tranquilla nel suo orizzonte. Non servono proclami, basta l'eco di una presenza discreta per capire che l'equilibrio esiste. Si mormora di serate in cui lei lo aiuti a ripassare battute in spagnolo, scandendo le parole fino a farle diventare musica. Altri raccontano di un abbraccio lungo, di quelli che non finiscono sullo schermo ma si sentono nel modo in cui un attore pronuncia la sillaba più fragile. È questo ciò che rende credibile la transizione dall'eroe luminoso al cavaliere spezzato? Forse sì. Forse no. Ma è innegabile che la storia privata, quando è solida, funzioni come un paracadute anche nelle cadute più ardue. Man mano che i giorni di set diminuiscono, ogni nuova immagine, ogni dettaglio trapelato, tende la corda della suspense sempre di più. Butterfly Labyrinth non promette solo inseguimenti o coreografie eleganti, promette una discesa controllata nella parte più buia di un cuore che ha visto troppo. E promette che, quando cadrà, non cadrà da solo. Cadranno con lui gli inganni, cadono i falsi appigli, cade il velo che proteggeva chi stava nell'ombra. Lo spettatore non dovrà aspettarsi linearità docile. Ci saranno fatica, resistenza, vendetta, ci sarà il respiro corto di chi non vuole smettere di lottare. Abbiamo messo in fila i fatti che si possono toccare, abbiamo sfiorato il senso delle scene sporche di finto sangue, abbiamo raccontato perché Kaplan non è un ruolo qualsiasi. Ma le domande restano, appese come lampade che non si spengono. Gökberg sta soltanto interpretando un personaggio o sta attraversando un passaggio che lo farà diventare altro? Questo ruolo scuro lo rafforzerà oppure lo porterà sul ciglio dell'esaurimento? Quanti chilometri di corsa ci sono dietro una singola inquadratura? E quanto pesa, nelle sue scelte, la voce di Cemre Arda quando gli ricorda chi è, fuori dal set? Una cosa è chiara. Quando Butterfly Labyrinth arriverà sugli schermi, non guarderemo una storia semplice. Guarderemo un attore che mette a rischio il proprio corpo, che espone la carriera, la reputazione, persino la propria pace per restituirci qualcosa che assomiglia a una verità. Guarderemo un uomo che, davanti a una porta chiusa, sceglie di bussare finché le nocche non fanno male. Guarderemo le sue vittorie e le sue esitazioni, e forse ci riconosceremo nei suoi sbagli lucidi. Ed è qui che la leggenda si sposa con il lavoro, dove la passione smette di essere parola e diventa gesto. L'Europa è pronta, l'Italia aspetta, la Spagna lo ha già messo alla prova, e gli Stati Uniti ascoltano i passi da lontano. La strada è lunga, sì, ma la tigre non chiede permesso, scivola nel dedalo, graffia il buio e riemerge con uno sguardo nuovo. E in quel ritorno c'è anche un riflesso, due pupille che si cercano. Da una parte Gökberg YLDRM, dall'altra, Cemre Arda. Il resto è ciò che vedremo, ciò che dovremo sentire più che capire. Grazie per aver attraversato questo labirinto insieme a noi. Questa è stata una speciale narrazione firmata da Celebrita dalla Turchia. Se il viaggio vi è piaciuto, non dimenticate di mettere like, iscrivervi e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. E per chi desidera entrare nel nostro circolo più intimo, il tasto Join è lì ad aspettarvi. Noi restiamo qui, con gli occhi sullo schermo e le domande pronte. A presto, e che il prossimo indizio arrivi proprio quando pensavate di aver visto tutto.